Ti piacerebbe sfogliare il nuovo Burda Style di agosto 2022? Vorresti cucire il tuo guardaroba fai da te, progetto dopo progetto, sulla tua misura, in base ai tessuti che ti piacciono e ai modelli che preferisci? Stai cercando una video recensione con i consigli furbi per imparare a cucire al meglio il tuo guardaroba fai da te? Se hai voglia di condividere con me questo nuovo video, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito. E benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti consiglio di andare a scoprire tutti gli altri miei canali social. La mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram si chiamano entrambi Sara Poiese. E poi c'è il mio blog sarapoiese.com, il contenitore di tutorial dedicati al cucito creativo, sartoriale, agli strumenti per il cucito, alla lettura delle riviste e a molti altri contenuti interessanti. Inoltre puoi trovare la mia seconda piattaforma, sarapoieseacademy.com, la piattaforma di e-learning per imparare a cucire online meglio ovunque, dove puoi trovare tanti corsi dedicati alla tua passione per il fai da te. Ma entriamo nel vivo di questo nuovo sfoglio della rivista di Burda Style agosto 2022. Copertina dai colori che già preannunciano l'autunno. Lo sfoglio di questa rivista inizia proprio dalla cover stessa. Tessuti sempre leggeri perché oramai ci stiamo sempre più abituando, estate o inverno, ad avere tessuti leggeri e fluenti. Il servizio inizia con l'abito 111 nelle taglie dalla 36 alla 44. Questo abito mi piace particolarmente per la sua sagoma, infatti ci permette di avere un bello scollo a V, nel retro 2 pence e un taglio in vita ben definito. Questo ti permette di utilizzare il corpino davanti e dietro della parte superiore del progetto e sostituire eventualmente la gonna con una gonna a tubino oppure con una gonna arricciata o ancora, perché no, con una piccola semplice balza che ti permetta di trasformare questo progetto di abito in un progetto di blusa. Inoltre il foulard applicato può essere o meno inserito nel progetto e dunque personalizzare la tua scelta. Il servizio procede con la blusa 122. Questa blusa è definita modello easy perché è molto semplice. La struttura infatti della manica scesa è perfetta per te che stai cucendo da poco tempo. Questo modello è molto facile da realizzare in tessuti leggeri come lo chiffon, la georgette, la seta, la viscosa. È infatti consigliato l'utilizzo di un tessuto leggero per permettere all'arricciatura della manica una bella riuscita. Ti consiglio poi tessuti coprenti se vuoi indossare questa blusa in maniera semplice monostrato. Ti consiglio invece l'utilizzo di tessuti trasparenti come lo chiffon se vuoi magari inserire sotto una canotta e andare dunque a doppiare il tuo progetto con una canotta sotto. Il mio consiglio personale è anche quello di andare a doppiare solo la parte davanti del corpetto in tessuto chiffon per ottenere così un lavoro più coprente e lasciare in un solo strato la schiena del corpetto per avere così l'effetto un po' più trasparente. Il modello dei pantaloni 103 è un modello di pantaloni che sta bene, secondo me, alle persone particolarmente esili di figura. Dico questo perché il taglio del pantalone è piuttosto morbido e quindi crea volume.
devi prestare attenzione se questo modello possa o meno fare al caso tuo. Puoi utilizzare rasatello di cotone, puoi utilizzare viscosa, puoi utilizzare un jeans molto leggero e tutti quei tessuti che si prestano per le confezioni dei pantaloni leggeri. Potresti modificare questo pantalone da lungo a corto, infatti, accorciando semplicemente la lunghezza, potresti invece ottenere un pantalone morbido perfetto per tutte le fisicità. Infatti consiglio questo pantalone in lungo per le corporature esili, ma se lo fai corto si presta davvero ad essere indossato da qualsiasi corporatura. Il servizio prosegue con la gonna 101. La apprezzo particolarmente per una ragione. Questa gonna è semplice da realizzare. Il taglio non vede pens da cucire perché le pens sono assorbite nei tagli. O meglio, le pens vengono cucite in un unico passaggio sagomato della gonna stessa. È molto bella questa gonna se realizzata multicolore. Infatti, se realizzi la parte centrale in un colore più chiaro e la parte dei fianchi in un colore più scuro, ti slancerà particolarmente sui fianchi e creerà anche un effetto visivo di grande impatto. Io la terrei così anche come lunghezza, è perfetta. Questa gonna non ha il cinturino, pertanto ti consiglio di andare a fliselinare la fascia interna dello stesso cartamodello alto circa 4-5 cm e creare così una paramontura. La paramontura fliselinata ti aiuterà a sostenere correttamente il cinturino. Un modello per le esperte, invece, è il Blazer 104. Questo blazer si può realizzare in velluto, ma anche in cotone, in tutti i tessuti dedicati particolarmente alle confezioni strutturate. Il bello di questo blazer, a mio personale parere, è la sua linea comunque molto classica. Sostituirei le due tasche applicate con due tasche a filetto. Ti ho insegnato come si realizzano le tasche a filetto all'interno di Sara Poiese Academy. Nella sezione corsi puoi trovare i corsi dedicati alla confezione delle tasche. Mi piace molto invece il Dolce Vita 102, mi piace molto perché è anche semplice da fare e veloce e lo apprezzo particolarmente con questo collo alto. È un classico decisamente intramontabile da realizzarsi in jersey di cotone, in jersey di lana, in jersey di viscosa, ma anche in pizzo elasticizzato. Questo modello infatti si presta a tutti i tessuti stretch e va lavorato con la tagliacuci o con la macchina a punto copertura. È molto bello da realizzarsi anche a manica corta, perché il Dolce Vita a manica corta è un capo perfetto da indossare come sottogiacca. Il servizio prosegue poi con la Maxigonna 123, poi andiamo anche nell'altra pagina, che ha una caratteristica molto particolare. Questa gonna ha un taglio in sbieco nella balza inferiore. La parte superiore della gonna è costituita da una baschina intera senza pens sagomata. La parte centrale della gonna è caratterizzata dalle pens del centro dietro, ma nel davanti è ancora sagomata. La parte inferiore della gonna invece ha un'applicazione che puoi dunque inserire in tessuto sbieco. Eventualmente questa gonna la puoi lasciare alla lunghezza del primo taglio e ottenere così una gonna che arriva quasi al di sotto del ginocchio con questo effetto simil portafoglio e questa balza molto ben sagomata, perfetta in tessuti leggerissimi, assolutamente. Qui devi usare seta, devi usare viscosa, devi usare tessuti particolarmente scivolosi e categoricamente coprenti. Andiamo invece a vedere i jeans 105 coordinati anche con la blusa 113. Allora, i jeans 105 mi piacciono per questa sagomatura nella parte superiore del pantalone, molto bella la balza, o meglio la sagomatura della baschina nel pantalone dietro. Forse nutro qualche dubbio sulla gamba del pantalone. Mi spiego meglio. Una gamba così larga sta bene a persone molto slanciate,
Pertanto è il modello perfetto per te se sei slanciata di figura e alta almeno 1,75 m. Se sei al di sotto del 1,75 m, questo pantalone è meraviglioso, ma onestamente non fa per te. Perfetto però da realizzarsi in jeans con anche le impunture a contrasto. Abbiamo poi la possibilità di avere un approfondimento su come cucire la pelle e il servizio della rivista prosegue con la blusa 109B. Qui ci addentriamo nel fantastico mondo del moulage perché questa prolunga che è stata effettuata alla camicia a tutti gli effetti nasce dal fantastico mondo del moulage. Da realizzarsi in tessuti leggeri, fluenti e coprenti, seta, chiffon, viscosa, questa camicia si presta ad essere impreziosita come meglio ritieni. Polsini semplici o polsini complessi, colletti semplici o colletti complessi, come ti ho insegnato anche in Sara Poiese Academy, sempre nella sezione corsi. Nel corso che puoi trovare di colli e colletti, ti basterà scrivere colli e ti comparirà il corso dedicato a disegna colli e colletti perfetti, dove potrai anche sempre vedere un video di anteprima che ti spiega quelli che sono i contenuti del corso. Ma torniamo alla nostra recensione. Torna l'abito 110, se ti ricordi l'abbiamo visto prima nella variante gonna più corta. L'unico elemento che muta qui è la non presenza del foulard e l'orlo decisamente più corto. Come vedi lo scollo è veramente molto bello e la lavorazione di questa gonna, che è fondamentalmente una mezza ruota, è veramente assai gradevole. Il numero prosegue con la scelta 108. Consiglio: se ti piacciono i tessuti elasticizzati e ti piace molto questo scollo della scelta 108, allunga il cartamodello e trasformalo in un abito. Infatti questo progetto è dedicato ai tessuti estensibili e questo ti permette di andare a allungare questa maglietta e trasformarla in un abito con la stessa lavorazione del corpetto superiore. Per quanto riguarda invece la blusa 116, ti consiglio anche qui tessuti leggeri e fluenti e soprattutto coprenti. Ti servono tessuti leggeri, come però in questo caso anche la mussola di cotone, perché devi poter gestire bene l'arricciatura della coulisse al punto vita. L'elemento che vincola la scelta del tessuto, a mio parere, in questo caso è la coulisse. Dove c'è un'arricciatura hai sempre bisogno di un tessuto leggero, perché altrimenti l'arricciatura diventa pesante e diventa difficile da gestire. Il maxi cardigan è meraviglioso perché lo puoi realizzare in tutti quei moderni tessuti che sembrano lavorati a ferri da maglia, ma in realtà sono dei tessuti che puoi cucire con la tagliacuci. Il modello è molto semplice e come vedi la manica termina proprio a questo punto, dunque a metà della lunghezza circa della manica. Se vuoi realizzare questo cardigan con una variante, togli la manica e accorcia il cardigan. Otterrai un coprispalle perfetto da indossare nel tuo guardaroba fai da te. La gonna è una gonna veramente molto particolare, la apprezzo davvero. La gonna 118 è una lavorazione di tagli che vengono a sagomare fondamentalmente il prodotto della gonna stessa. Infatti, questa gonna ha 2 pence davanti e 2 pence dietro, come mostra il progetto, ma poi ha questa lavorazione bicolore che io andrei a personalizzare anche con una gonna monocolore, ma completata da un profilo di piping, quindi un cordino inserito nella lavorazione. Mi piace tantissimo, anche perché è un capo molto semplice, una gonna senza cinturino, con 2 pence davanti, 2 pence dietro, svasata, sta bene a tutte le fisicità, puoi allungare o accorciare l'orlo in base alla tua abitudine e al tuo desiderio ed è un modello decisamente originale. Anche qui tessuti leggeri. Il cadì per questa gonna è un tessuto che si presta molto perché puoi anche giocare sul lato lucido e opaco del cadì, oppure puoi creare dei contrasti
cromatici di grande effetto, come per esempio la gonna in blu elettrico e la parte bianca invece magari in fucsia. Torna un altro modello per le esperte, il Blazer 112. Mi piace davvero perché ha questo scollo, questa lavorazione, questa bottonatura incrociata, ha la tasca a filetto come ti ho insegnato a realizzare nei corsi in Sara Poiese Academy dedicati alle tasche, e anche qui ti basterà andare in Sara Poiese Academy, scrivere la parola tasche e ti compariranno i corsi dedicati alla lavorazione delle tasche. Questo modello è perfetto se lo vuoi foderare ed è fantastico da realizzarsi anche in crepe di lana o nei tessuti come il broccato oppure lo jacquard. Abbiamo la scuola di cucito per realizzare l'abito. Scorro nella rivista e proseguiamo al modello gran classico del trench. Il trench 124 perfetto in cotone, perfetto in tessuti idrorepellenti, perfetto per te che ami cucire con un po' di pazienza, perché questo progetto non è difficile, ma è ricco di passaggi. Va applicata la tasca, vanno applicati i bottoni, vanno applicate le martingala. È semplicemente un progetto lungo, ma ti assicuro che è meraviglioso. Ti consiglio di realizzarlo foderato dove possibile o quantomeno realizza lo sfoderato ma rifinisci tutti i margini di cucitura con il nastro sbieco. La rifinitura con il nastro sbieco ti garantisce una finitura più elegante e più raffinata del tuo capo senza fodera. Abbiamo poi tutta la panoramica dei modelli a colpo d'occhio e anche la panoramica dei disegni tecnici. Proseguiamo nello sfoglio della rivista che riparte dalla lavorazione di una borsa e prosegue poi con la lavorazione del soprabito, che è lo stesso modello che hai visto di giacca all'inizio di questa video recensione, che viene semplicemente proposto in lungo. È molto bella la lavorazione di questa pens verticale, è veramente un grande classico. Secondo me è molto bello anche il fatto che sia un po' sfiancato e sagomato il cappotto stesso, meraviglioso nell'essere lungo, perfetto in cashmere, in lana mohair o in tutti quei panni di lana perfetti anche per la stagione più fredda. Abbiamo poi una riproposizione della shirt 107, l'abbiamo visto prima con l'arricciatura con il moulage, dove ti suggerivo di andare ad allungarla come fosse un abito, pertanto stesse indicazioni, e viene riproposto nella variante lunga ad abito il corpetto con le pens che partono dal collo e l'arricciatura in vita con la coulisse. Prima l'abbiamo visto in versione casacca, adesso lo vediamo in versione abito, con l'aggiunta anche di questa balza che lavora il progetto, come vedi, con un look più sagomato, più ampio, da questa bella morbidezza. Puoi scegliere se tenere questa balza finale o toglierla allungando semplicemente la lavorazione della gonna iniziale. Puoi altresì scegliere se mantenere la balza sulla manica e sulla gonna oppure rimuovere la balza dalla manica e dalla gonna, allungare la gonna, allungare la manica. Questo modello si presta davvero molto per tutte le stagioni e può cambiare veramente tanto il suo effetto scenico se metti o meno le balze. Questo abito 114 è un tubino in una chiave un po' rinnovata. È particolare, mi incuriosisce la sua lavorazione perché nella parte superiore di questo tubino abbiamo questa apertura nel décolleté. La pens poi obliqua tagliata dal seno al fianco sagoma molto bene la figura e le pens pizzicate sono un'alternativa alle pens cucite. La pens cucita ti dà l'effetto piatto, la pens pizzicata ti dà il volume. Un capo che ammetto, guardo con gli occhi a cuore, è proprio il modello 121. La giacca 121 è la classica giacca da biker che puoi realizzare in velluto, puoi realizzare in ecopelle,
puoi realizzarla in finta pelle, puoi realizzarla in finto daino o dainetto ed è veramente un dettaglio sportivo molto bello. Difficilmente si trovano giacche, il cosiddetto chiodo, così femminili e al tempo stesso così ricchi di carattere. Questo modello è meraviglioso. Onestamente io lo vado a foderare, poi scegli tu. Io lo fodero anche nella misura in cui lo lavoro con le copelle, anche perché sono capi che ti restano nel tuo guardaroba per tanti anni. Viene riproposta di nuovo la blusa a 109, l'abbiamo già vista prima con questa lavorazione di fascia nel punto della vita e viene invece proposto un modello nuovo che è l'abito 117, il wrap dress, cioè l'abito incrociato. L'abito incrociato richiede un po' di attenzione nella lavorazione dello scollo, ma se mi segui anche nel blog sarapoiese.com avrai visto recentemente che ho pubblicato un tutorial dedicato al cucito sartoriale nell'abbigliamento donna che si occupa di cucire il corpetto wrap dress con la versione sfoderata e anche con l'applicazione di un profilo di nastro sbieco. Questo tutorial potrebbe essere perfetto per te per realizzare esattamente questo progetto. Il cardigan che abbiamo visto prima, quello bianco per intendersi lungo, del quale ti avevo consigliato di accorciare la manica, viene infatti riproposto in variante corta. Puoi aggiungere una cintura dello stesso tessuto, realizzarlo in lana mohair completamente in tagliacuci e ottieni così un perfetto cardigan per il cambio stagione. C'è la scuola di cucito per realizzare la shirt con tutti i passaggi e nel servizio Back to School viene proposto l'Anorak 128 come capo da mezza stagione, ricco di dettagli, infatti ha 3 pallini di difficoltà. Dovrai saper lavorare una cerniera zip, dovrai saper lavorare le tasche, ma per questo c'è Sara Poiese Academy, perché per le tasche hai ben 2 corsi, mentre per la cerniera zip hai il corso cerniera zip corso base. Mentre per il bambino abbiamo il cardigan in tessuto di maglia, che è un modello veramente perfetto per i bimbi al rientro a scuola. Il pantalone gonna pantalone 127A lo boccio, hanno scelto il tessuto che secondo me non rende, sono onesta, ma piuttosto fallo completamente lungo. Una gonna pantalone non può vestire bene ad una figura curvy. La gonna pantalone sta bene se la fai lunga fino alla caviglia, ma non se la tagli a questa altezza. Sempre tessuti leggeri, quantomeno utilizza un tessuto stretch in modo tale che tu possa realizzare più aderente possibile la lavorazione della vita. Strepitoso, eccellente e sta bene a tutte le età, in realtà, il grande classico dell'abito 126. Da realizzarsi in tessuto bouclé o anche eventualmente in tessuto Chanel, questo capo è tagliato in vita, dunque ti starà sempre bene perché tagliandolo in vita puoi asciugare eventualmente il punto del fianco o puoi accorciare la vita, puoi pertanto fare tante più modifiche in fase di prova del tuo cartamodello che ti vestirà decisamente molto più su misura rispetto che un capo diritto. Meraviglioso nella sua linea come soprabito, ma anche proprio come cappottino da mezza stagione. Lo apprezzo particolarmente e ti consiglio di realizzarlo foderandolo, se lo vuoi realizzare con i tessuti come lo Chanel. I pantaloni 130 invece si prestano molto bene ad una confezione easy, semplice e veloce perché hanno l'elastico davanti e dietro, hanno le tasche, hanno una linea pulita, puoi eventualmente asciugare la linea della gamba se tu la desiderassi un po' più asciutta, semplicemente stringendo il pantalone. E sono coordinati con la felpa 129 proposta nella pagina a fianco da realizzarsi in comodo tessuto di felpa, ma anche eventualmente in tessuti più tecnici. Puoi pensare di togliere il cappuccio se non lo desideri ed effettuare una fascetta come profilo alla scollatura stessa. Io ho realizzato un tutorial un paio di inverni fa dedicati a come cucire una felpa con cerniera zip e fascetta nel collo.
Ti basterà andare nel mio blog sarapoiese.com ed eventualmente scrivere nella barra di ricerca qui in alto la parola felpa. Ti compariranno tutti i tutorial dove ho parlato della felpa, tra cui, eccola qui, cucire la felpa con cerniera e collo alto. Potrebbe essere il tutorial perfetto per te se vuoi approfondire questo genere di argomento e sostituire al cappuccio la lavorazione dello scollo alto. Proseguiamo poi nella lavorazione della blusa 100, nella spiegazione della blusa 131. Sempre per la linea curvy, questa blusa è perfetta in tessuti leggeri, fluenti e coprenti, è molto bella se la realizzi con due colori diversi, il corpetto di un colore e la fascia del fiocco di un altro. La bellezza di questo modello sta anche nella manica che si dice essere manica scesa. La manica scesa infatti non ha un'indicazione precisa netta del punto della spalla, ma scende, conferendo questo effetto più coprente al progetto, decisamente molto bon ton. Il gilet da bambino si può realizzare in lana cotta e può anche essere realizzato sfoderato. Il blazer per il bambino è un capo che puoi realizzare in velluto, in finta pelle di daino, lo puoi realizzare anche in ecopelle, ma onestamente lo puoi realizzare anche in felpa per dargli un look un po' più sbarazzino. Proseguendo poi nello sfoglio della rivista vengono ripresentati nuovamente la stessa gonna pantalone che abbiamo visto prima e lo stesso cardigan che abbiamo visto prima e viene riproposto quell'abito che ti avevo suggerito di realizzare anche in tessuto Chanel o in lana bouclé, quello azzurro, questa volta con una piccola variante nel appunto gonna, perché quell'abito che avevamo visto qui più indietro, vediamo se te lo ritrovo in maniera veloce e eccolo qui. Quell'abito aveva lo stesso corpetto superiore, cerca di studiare anche i modelli quando li vedi, aveva lo stesso corpetto superiore, qui avevamo una gonna liscia, svasata con due pens e l'effetto che si otteneva era quasi un effetto cappottino. Questo invece è lo stesso stampo superiore di corpetto con la variante della gonna. Se realizzi questo cartamodello con un tessuto leggero, allora puoi permetterti l'arricciatura nel punto vita. Con un tessuto così pesante non puoi permetterti l'arricciatura nel punto vita. Dunque, questo modello ha l'arricciatura, questo non ce l'ha. Il 126 e il 125 sono esattamente lo stesso progetto. Ovviamente la rivista si conclude con il punto sulle caratteristiche principali di questo numero, dai fiocchi alle balze, alle lavorazioni delle giacche, dei blazer o anche ai dolcevita e ti rimanda a quelle che saranno le anteprime per il mese successivo. Bene, abbiamo sfogliato assieme la rivista di Burda agosto 2021. È stato veramente un tutorial interessantissimo che spero di cuore ti sia piaciuto. Adesso l'ultimo consiglio che mi permetto di darti è quello di cliccare un bel pollice alzato se ti è piaciuto questo video, condividerlo nei tuoi canali social e iscriverti anche alla mia pagina, al mio canale YouTube se ancora tu non l'avessi fatto, per restare sintonizzato su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla tua socialist di fiducia, Sara Poiese.